Ciao a tutti e ben ritrovati nel mio canale con un nuovo tutorial. Il protagonista di oggi è Lana Gatto, il Merino Cot. È un filato adatto proprio di questi periodi. Per quanto riguarda il colore, io sto usando questo colore dalle sfumature che va dal fucsia, dal celeste chiaro, all'interno come vedete c'è questo celeste chiaro, il blu jeans e il blu scuro. È un filato veramente molto bello. È adatto di questi periodi, sono 50 grammi e il filo è lungo 125 metri. Per quanto riguarda la composizione è 53% di lana merino extra fine e 47% di cotone, quindi un misto tra lana e cotone. L'uncinetto usato, consigliato, è l'uncinetto del 4, però io lo sto lavorando con l'uncinetto del 4,5 per dare più morbidezza. Il progetto che lavorerò oggi mi è stato richiesto tempo fa sul mio canale. Ho pubblicato una mantella che si chiama K Mantella Elegance e l'ho fatto con un colore blu scuro e all'interno aveva dei filamenti lurex dello stesso colore e mi è stato richiesto di fare una variante a maglia e ho voluto scegliere questo filato e nella variante che ho voluto fare ho fatto anche dei cambiamenti che vi spiegherò nel tutorial. Comunque se volete vedere la K Mantella Elegance vi lascio il link su. Quindi adesso possiamo iniziare con la maglia Elegance. Per quanto riguarda la prima variante del nostro progetto è che la K Mantella ho avviato il mio lavoro realizzando degli occhielli. Ho realizzato un tot di occhielli per arrivare alla mia circonferenza testa, visto che noi dobbiamo fare una lavorazione top down, quindi dobbiamo prendere la circonferenza della testa. Per realizzare la maglia dobbiamo avere un multiplo di 8 perché il nostro punto è un multiplo di 8. Prendete la circonferenza della testa e vedete quante catenelle dovete avviare. Nel mio caso, per avere una circonferenza di 54-56 cm, devo avviare 80 catenelle. Quindi con l'uncinetto faccio un piccolo cappietto e avvio 80 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e proseguo la mia catenella. Realizzata la catenella, dobbiamo chiudere in cerchio. Quindi se voi volete una scollatura più ampia, ricordatevi il multiplo che è di 8, quindi aggiungete sempre 8, 8, 8 fino ad avere una vostra scollatura che a voi piace di più. Chiudo con una maglia bassissima. Inizio la lavorazione con 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. 1, 2 e 3. Rientro nello stesso spazio, lavoro una seconda maglia alta. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Rientro nello stesso punto e lavoro altre 2 maglie alte. Dobbiamo realizzare 2 maglie alte, 2 catenelle e 2 maglie alte, sempre presa nella stessa maglia di base. Una catenella di separazione, salto 3 maglie di base, 1, 2, 3, nella quarta catenella lavoro un punto V che consiste in una maglia alta, rientro nello stesso punto un'altra maglia alta. Il motivo che dobbiamo ripetere è sempre questo, quindi una catenella, salto 4 maglie di base, 3 maglie scusate, 1, 2, 3, nella quarta lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle di separazione,
e rientro nello stesso punto e lavoro altre 2 maglie alte. Catenella di separazione, salto sempre 3 maglie di base, 1, 2, 3, nella quarta lavoro il punto V. Catenella di separazione. Devo proseguire fino a chiudere il giro. Salto 3 maglie di base, 1, 2, 3 e nella quarta lavoro di nuovo le 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle di separazione, 1 e 2 e rientro nello stesso punto 2 maglie di base, 1 e 2. Catenella e ora devo realizzare il punto V. Salto 3 maglie, 1, 2, 3, nella quarta lavoro il punto V. Proseguite questa sequenza fino al termine del giro. Chiudo il giro saltando sempre 3 catenelle di base, ho fatto la catenella di separazione e con una maglia bassissima chiudo nella terza catenella. Ecco, questo è il nostro sprone. Ora devo lavorare di nuovo il giro numero 1 e dal giro successivo inizio a fare gli aumenti. Questo perché? Perché già come vedete il mio sprone è bello piatto e bello tondo, quindi non inizio subito a fare gli aumenti ma dal terzo giro e mi sposto con maglie bassissime dove ho le 2 catenelle di separazione, quindi vado a fianco e faccio una maglia bassissima. All'interno delle 2 catenelle lavoro prima una maglia bassissima e 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta. Rientro nello stesso punto e lavoro una seconda maglia alta, 2 catenelle di separazione e sempre all'interno delle catenelle lavoro 2 maglie alte, quindi sto ripetendo il motivo che ho sotto. Catenella, dove ho il punto V, all'interno dello spazio del punto V lavoro un altro punto V, maglia alta, rientro, maglia alta, catenella. Qui ho il motivo di 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, all'interno lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle, 1 e 2 e rientro e lavoro le 2 maglie alte, 1 e 2. Concludo il giro sempre chiudendo nella terza catenella con una maglia bassissima. Da adesso in poi iniziamo ad aumentare e come se avete visto la cappa mantella Elegance ho fatto degli aumenti da formare delle piccole freccette che vanno verso il basso, quindi dobbiamo allargare e aumentare diciamo sul ventaglio di 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte fino ad arrivare alla nostra larghezza e adesso dobbiamo fare il nostro primo giro di aumenti, quindi mi sposto sulla maglia alta a fianco con una maglia bassissima e faccio 3 catenelle che è la mia prima maglia alta. Non lavoriamo sulla prima maglia alta ma lavoriamo sulla seconda maglia alta e all'interno delle catenelle e poi anche sulla prima maglia alta dell'altro ventaglietto. Quindi mi sono spostata sulla seconda maglia alta, mi alzo con 3 catenelle, questa è la mia prima maglia alta. All'interno delle 2 catenelle lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. E così invece di 2 maglie alte adesso ce ne abbiamo 3. 2 catenelle, 1 e 2, di nuovo all'interno 2 maglie alte, 1 e 2 e sulla maglia alta una maglia alta.
anche qui ho 3 maglie alte, una catenella, il punto V rimane uguale, questo non lo dobbiamo toccare, quindi entriamo all'interno dello spazio e lavoro maglia alta, rientro maglia alta, catenella, vado sul gruppetto di 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, salto la prima maglia alta, vado sulla seconda e lavoro la prima maglia alta. All'interno delle catenelle ne lavoro 2, 1 e 2. 2 catenelle di separazione, 1 e 2. Sempre all'interno 2 maglie alte, 1 e 2. Sulla maglia alta subito a fianco lavoro la maglia alta, catenella, punto V rimane uguale, all'interno dello spazietto che si è formato tra le 2 maglie alte lavoro 2 maglie alte, catenella, salto la prima maglia alta, vado a fianco e lavoro una maglia alta. All'interno delle catenelle ne lavoro 2, 1 e 2, 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte e la maglia alta subito dopo a fianco. Proseguite questo giro di aumenti e ci vediamo al giro successivo. Chiudo il giro sempre con una maglia bassissima nella terza catenella. E ora ci ritroviamo con 3 maglie alte. Siccome dobbiamo andare avanti con gli aumenti e da 3 dobbiamo avere in questo giro 4 maglie alte, però dobbiamo lavorare sempre sulla seconda maglia alta e sulla penultima, quindi la prima e l'ultima le lasciamo, non le lavoriamo e all'interno delle catenelle facciamo sempre le 2 maglie alte. Quindi mi porto sulla maglia alta a fianco con una maglia bassissima, faccio 3 catenelle che è la mia prima maglia alta, sulla seconda maglia alta, sulla terza maglia alta lavoro una seconda maglia alta e all'interno delle catenelle ne lavoro 2, 1 e 2 e sono 1, 2, 3, 4. 2 catenelle, 1 e 2. La stessa cosa che abbiamo fatto qui dobbiamo ripetere da questa parte, quindi 2 ne lavoro nelle catenelle di separazione, una maglia alta sulla maglia alta a fianco e sono 3 e una maglia alta sulla seconda maglia alta e abbiamo 4 maglie alte sia da una parte che dall'altra. Una catenella di separazione. Il punto V rimane sempre uguale, quindi entriamo al centro e lavoriamo 2 maglie alte formando un punto V. Una catenella. Salto la prima maglia alta, vado sulla seconda e ne lavoro una. A fianco lavoro una seconda maglia alta. Nelle catenelle ne lavoro 2, 1 e 2, 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte all'interno delle catenelle, una maglia alta sulla maglia alta a fianco e una maglia alta sulla penultima maglia alta, catenella. Questa la saltiamo, andiamo direttamente sul punto V e lavoro maglia alta e un'altra maglia alta. Proseguite questo giro come vi ho fatto vedere con gli aumenti e poi ci vediamo al giro successivo. Chiudo anche questo giro con una maglia bassissima nella terza catenella. Iniziamo un altro giro e come abbiamo fatto nel giro precedente, con una maglia bassissima mi porto sulla seconda maglia alta e iniziamo sempre con 3 catenelle.
Se nel giro sottostante abbiamo un totale di 4 maglie alte, adesso dobbiamo lavorare un totale di 5 maglie alte, saltando sempre la prima e l'ultima maglia alta e lavorare sulle maglie alte e all'interno dello spazio delle catenelle 2 maglie alte. E questa è la prima, vado a fianco, lavoro una seconda maglia alta, una terza maglia alta, all'interno dello spazio delle catenelle ne lavoro 2, quindi 4 e 5. Facendo in questo modo ogni giro aumentiamo di una catenella su ogni ventaglietto, quindi 2 catenelle di separazione, all'interno ne lavoro delle catenelle ne lavoro 2, 1 e 2. Sulla maglia alta subito dopo ne lavoro una e sono 3, a fianco ne lavoro una, sono 4 e a fianco ne lavoro una e sono 5. La catenella rimane sempre uguale e il punto V sempre uguale, quindi questi non cambiano. Dobbiamo lavorare gli aumenti solo dove stiamo formando questa piccola freccetta. Quindi salto una, vado a fianco e lavoro una maglia alta, a fianco un'altra maglia alta, a fianco un'altra maglia alta e sono 3, all'interno ne lavoro 2 e sono 5. La stessa cosa faremo da questo lato. Quindi riprendo le 2 maglie alte, 1 e 2. Sulla maglia alta ne lavoro una, a fianco una maglia alta e a fianco un'altra maglia alta, saltando l'ultima maglia alta e catenella. Vado avanti in questo modo fino ad arrivare alla larghezza della manica e del mio busto. Quindi dovete proseguire in questo modo, lavorando solo sulla parte dei ventaglietti, saltando la prima e l'ultima maglia alta e lavorare le maglie successive. Su ogni maglia alta ne lavoriamo una e all'interno delle catenelle ne lavoriamo 2. Quindi ora abbiamo 5, un totale di 5 maglie alte. Il giro successivo, saltando la prima maglia alta, iniziando dalla seconda, lavoreremo le maglie alte su maglie alte e all'interno ne lavoreremo 2, avremo un totale di 6 maglie alte. Il giro successivo ne avremo 7, quindi proseguite con gli aumenti in questo modo e quando arrivate alle vostre larghezze ci fermiamo. Comunque andate avanti e vi faccio vedere a quante maglie alte mi sono fermata. Sono andata avanti con gli aumenti e come vedete questa è la sfumatura del filato, molto bella e particolare. Andando avanti con gli aumenti mi ritrovo con 11 maglie alte da questa parte e 11 maglie alte da questa parte. E ho raggiunto anche lo scalfo e quindi mi sono fermata con gli aumenti, anche perché ho misurato e mi ritrovo una larghezza manica che per me va bene e anche del busto. Quindi voi continuate la lavorazione fino ad avere le vostre larghezze, ogni tanto provate e vedete se vi sta bene. Nel mio caso mi sono fermata a 11 e 11 e ora devo unire il davanti con il dietro e non devo più aumentare, quindi le maglie devono rimanere sempre 11 da questa parte e 11 da questa parte. Quindi piego a metà dove ho questo motivo e quest'altro motivo. Quindi devo far coincidere bene. Io non taglio il filo perché poi continuo a lavorare in questo modo senza tagliare il filo, quindi una punta me la metto sulla spalla e le altre punte invece sono per il busto. Se vi trovate con punte dispari, la punta in più la mettete sul davanti, però per non avere problemi vi consiglio quando mettete le maglie di avere un totale di punti pari, di punte pari. Nel mio caso sono pari. Quindi metto in questo modo, questa è la manica,
e vi dico subito quanti centimetri è la mia manica. Sono un totale di, mettendo bene, di 17 centimetri. Per quanto riguarda il busto, sono un totale di 43 centimetri. Quindi metto bene il metro in questo modo, 44 centimetri circa. Se voi siete arrivate allo scalfo e non avete la circonferenza per poter chiudere il davanti con il dietro, aggiungete delle catenelle. Dipende quante catenelle dovete aggiungere, però ricordatevi che il multiplo è sempre di 8, quindi se vi mancano 8 catenelle per poter avere la vostra larghezza, aggiungete 8 catenelle. Se vi servono altre 8 catenelle, aggiungetele. Nel mio caso sono arrivata sia sotto lo scalfo e alle mie circonferenze. Quindi proseguite la lavorazione e adesso vi faccio vedere come unire il davanti con il dietro. Quindi adesso devo lavorare maglie alte unendo il sottomanica e siccome non devo aumentare più, non lavoro dalla seconda maglia alta, ma mi sposto sulla terza maglia alta e inizio a lavorare dalla terza maglia alta. Quindi lavorando in questo modo mi ritrovo sempre con le maglie che ho sotto, che sono 11. Con maglia bassissima mi porto sulla seconda maglia alta e vado anche sulla terza. Qui inizio la prima maglia alta che è sostituita da 3 catenelle. Vado sulla seconda maglia alta e lavoro una seconda maglia alta. Vado qui e lavoro una terza maglia alta. A fianco una quarta maglia alta. Vado a fianco una quinta maglia alta, sesta maglia alta, una settima maglia alta, ottava maglia alta, una nona maglia alta e qui all'interno delle catenelle ne lavoro 2 e quindi sono un totale di 11 maglie alte e mi ritrovo, quindi non ho aumentato. 2 catenelle di separazione e siccome devo unire il sottomanica tolgo il segno, lavoro sempre come abbiamo fatto da questa parte, lo faccio da quella parte, però le 2 maglie alte le lavoro dentro queste catenelle, 2 catenelle di separazione, le altre 2 maglie alte le lavoro dall'altra parte e continuo la lavorazione come ho fatto da questo lato anche su quest'altro lato. Quindi lavoro le maglie alte così come si presentano e mi fermo sulla terzultima maglia alta. Vado avanti, facendo in questo modo il numero delle maglie non aumenta. Ecco qua. Sono arrivata qui e lavoro l'ultima maglia alta. Quindi le 2 maglie alte non le lavoro. Catenella di separazione, vado dove ho il punto V e lavoro il punto V. Catenella di separazione, salto 1, 2 e lavoro la prima maglia alta sulla terza maglia alta e dove ho lo spazio delle 2 catenelle lavoro sempre 2 maglie alte. Mi ritrovo dall'altra parte del sottomanica e come abbiamo fatto da questa parte che abbiamo unito, facciamo anche qui. Quindi all'interno delle 2 catenelle ne lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, 2 catenelle di separazione, piego a metà in questo modo e le altre 2 maglie alte le lavoro dall'altra parte del motivo, 1 e 2. Quindi abbiamo un motivo sulla spalla e poi dobbiamo riformare di nuovo quando lavoriamo lo stesso motivo che abbiamo qui lo dobbiamo riformare sotto la manica che vi farò vedere. Quindi proseguiamo la lavorazione mantenendo sempre le maglie. Ci vediamo quando dobbiamo iniziare a lavorare dal sottomanica. Sono arrivata al termine del giro e chiudo
con una maglia bassissima nella terza catenella. Quindi inizio a lavorare adesso, faccio vedere, inizio a lavorare solo il busto, tralasciando le maniche. Quindi questa è la parte dove abbiamo unito e questo è il busto. E devo riformare di nuovo lo stesso spicchio che ho da questa parte anche sotto allo scalfo. Se voi volete avere una forma a trapezio, potete aumentare qui dove avete le catenelle, potete aumentare un giro sì, un giro no. Quindi poi vedete se la larghezza vi piace, vi fermate. O altrimenti continuate con gli aumenti. E oppure dove avete il punto V potete fare una maglia alta, una catenella e una maglia alta. E quindi vi rendete conto come aumentare e quanto volete aumentare. Ora io mi sposto sulla terza maglia alta per iniziare un nuovo giro, quindi con maglie bassissime mi porto sempre sulla terza maglia alta. Iniziamo sempre a lavorare sulla terza maglia alta, quindi qui, e lavoro le 3 catenelle. Facendo in questo modo il nostro numero di maglie rimane sempre uguale, non aumentiamo più. Quindi vado avanti in questo modo e mi ritrovo sulle ultime 2 maglie alte che abbiamo lavorato nelle catenelle di separazione. Vado dove ho la prima catenella e lavoro 2 maglie alte. Queste 2 maglie alte corrispondono alle catenelle di separazione che abbiamo nel motivo intero. Quindi vado sulla prima catenella e lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. Rifaccio le 2 catenelle di separazione perché poi dal giro successivo qui lavoreremo sempre all'interno 2 maglie alte. Sulla seconda catenella lavoro 2 maglie alte, 1 e 2. E abbiamo riformato il nostro spicchio e maglie alte su ogni maglia alta sottostante. Quindi dai giri successivi lavoreremo dove abbiamo le catenelle, le 2 maglie alte e sempre dalla terza maglia alta lavorando fino a raggiungere la nostra lunghezza. Ripeto, se volete aumentare, se volete allargare più che aumentare, se volete allargare la vostra maglia, dove abbiamo una catenella di separazione ne lavorate 2 da una parte e 2 dall'altra e aumentate fino a quando non arrivate alla vostra larghezza. Oppure potete aumentare anche all'interno del punto V, fate una maglia alta, una catenella e una maglia alta. E così aumenta la larghezza della maglia. Io faccio una catenella, vado qui e lavoro il punto V così come si presenta. La stessa cosa dobbiamo fare anche dall'altra parte, quindi dove abbiamo le 2 catenelle, qui lavoriamo sulla prima catenella 2 maglie alte, 2 catenelle e sulla seconda catenella altre 2 maglie alte e le maglie alte sulle maglie alte, fermandoci sulla terzultima maglia alta. Le ultime 2 non le lavoriamo. Andate avanti e poi vi dico quanti centimetri e se ho fatto qualche aumento. Sono andata avanti con la lavorazione fino a raggiungere una lunghezza di 50 cm. Come vedete la maglia non è molto larga, però come noterete ho messo dei segni perché ho fatto degli aumenti. Qui ho messo il segno e dal giro successivo, quindi poi voi la provate e vedete dove volete aumentare. Io ho voluto aumentare per farla leggermente più larga e dove ho messo il segno
da questo punto ho inserito una catenella in più, quindi dove abbiamo le catenelle di separazione invece di una ne ho fatte due. In ogni punto V dove ho le catenelle di separazione ne ho fatte due. Ho lavorato un totale di 10 righe e l'11ª riga ho inserito un altro aumento. Ho fatto le 2 catenelle di separazione, la maglia alta, al punto V ho inserito una catenella, quindi ho fatto maglia alta, catenella e maglia alta e 2 catenelle di separazione e l'ho fatto in tutti i punti V. Io mi sono fermata solo a questi aumenti, però voi se volete una larghezza più comoda sui fianchi potete fare 2 maglie alte all'interno del punto V e 3 catenelle dove abbiamo le catenelle di separazione e potete allungare la maglia fino a farlo diventare un vestito. Quando lavorate, per quanto riguarda la manica, non ho voluto una manica molto lunga, perché la mia intenzione è di usarla sulle giacche e sotto i giubbotti di pelle. Questo perché andiamo verso la bella stagione e siccome il filato lo permette possiamo indossare anche senza niente sopra quando ci saranno le belle giornate. Ho fatto solo un totale di 6 giri. Però se voi volete la manica più lunga, allungate la manica, quindi continuate la lavorazione. E se la volete più larga, basta inserire come aumenti nelle catenelle di separazione. Io qui non ho inserito aumenti, per me andava bene così. Adesso vi faccio vedere dall'altra parte come partire e continuare con la manica. Per lavorare la manica parto dal motivo che ci troviamo sotto il sottomanica e dobbiamo sempre mantenere le nostre maglie alte. Nel mio caso sono 11, quindi non vado a aumentare. Entro sempre nella terza maglia alta, quindi come abbiamo fatto la lavorazione sotto facciamo anche qui. Inizio con 3 catenelle. 1, 2 e 3 e ora lavoro le maglie alte fino ad arrivare dove abbiamo queste 2 maglie alte con le catenelle e vi faccio vedere come riprendere il motivo. Quindi lavoro sempre 11 maglie alte, questa è la terza, una quarta maglia alta, quinta maglia alta, sesta maglia alta, settima maglia alta, ottava, nona. Qui noi abbiamo unito il davanti con il dietro e abbiamo le catenelle di separazione e dove ho queste catenelle di separazione del motivo sottostante faccio le 2 maglie alte e ho un totale di 11 maglie alte, 2 catenelle di separazione e vado dalla parte del dietro dove ho anche qui le catenelle di separazione, le 2 maglie alte del motivo, quindi corrispondono queste maglie alte a 11, quindi contate. Qui ho le catenelle di separazione, entro all'interno e lavoro le prime 2 maglie alte, 1 e 2. Maglia alta su maglia alta, quindi una terza maglia alta, quarta maglia alta, quinta maglia alta, sesta, settima, ottava, nona, decima e 11ª maglia alta. Stiamo riprendendo il nostro motivo, anche se si vede questo foro non fa niente. Dal giro successivo lavoreremo le maglie alte all'interno delle catenelle. Comunque andiamo avanti e poi vi faccio vedere una catenella dove ho il punto V, lavoro il punto V. Sono arrivata al termine del giro e chiudo con una maglia bassissima nella terza catenella.
Quindi questo non è cambiato. Con maglie bassissime mi porto sulla terza maglia alta e riprendo la lavorazione con 3 catenelle e lavoro le maglie alte su ogni maglia alta sottostante fino ad avere un totale di 11 maglie alte. Quindi 9 maglie alte le lavoriamo in questo modo, maglia alta su ogni maglia alta sottostante, e le 2 maglie alte le lavoriamo qui dove abbiamo fatto le catenelle di separazione. Quindi sono 10 e 11. Abbiamo ripreso il motivo del nostro lavoro, della nostra maglia. 2 catenelle di separazione e sempre all'interno 2 maglie alte, 1 e 2, e maglia alta su maglia alta sottostante. Dobbiamo avere sempre 11 maglie alte. Il punto V rimane uguale con la catenella di separazione, punto V e catenella di separazione, e andate avanti e ci vediamo al giro successivo. Ho terminato un altro giro, ho chiuso con una maglia bassissima e mi porto sempre sulla terza maglia alta e riprendo di nuovo la lavorazione delle maglie alte. Una volta che arriviamo dove abbiamo fatto le catenelle di separazione, lavoriamo all'interno e andiamo avanti fino a quanto vogliamo noi lunghe le maniche. Io ho fatto un totale di 6 giri. Se voi la volete più lunga potete continuare con la lavorazione, e se volete fare degli aumenti basta aumentare sul punto V e sulle catenelle di separazione. Mi ritrovo qui dove abbiamo ricostruito il nostro motivo e all'interno delle catenelle faccio le 2 maglie alte, 2 catenelle, e rientro e lavoro l'altra metà delle 11 maglie alte e vado avanti in questo modo. Come vedete, questo è il motivo che abbiamo ripreso. Ve la faccio vedere bene dall'altra parte. Quindi abbiamo ripreso i nostri motivi della manica. Detto ciò, il mio tutorial finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al mio canale. Ho un gruppo Facebook che si chiama Le Creazioni di Carola e le Amiche di Uncinetto, dove potete farne parte. Ci vediamo a presto con altri video tutorial. Grazie per la visione e ciao!